la complessità in cui viviamo oggi rende tutto molto più difficile. Ovviamente ci espone al rischio qualche volta anche di sbagliare, di dire delle castronerie o di non riuscire a spiegare bene magari, però non possiamo chiamarci fuori e avere un approccio riduzionista proprio noi che proponiamo una visione olistica e dire ah no, noi siamo qui per occuparci di gastronomia, quindi se volete le ricette della nonna ce le abbiamo, volete gli indirizzi dove andare a mangiare bene, sì, ma se ci chiedete l'acqua, l'energia, i diritti, che c'entriamo noi? Ci chiamiamo slow food, noi siamo qui a fare la polenta. Se poi dopo quella polenta lì è coltivata dei lavoratori sfruttati, chiedetelo alla CGIL, che infatti non vi consiglierebbe mai dove andare a mangiare. Invece non è più così, cioè immediatamente dopo che abbiamo cominciato a occuparci di cibo ci siamo scontrati con questi fatti. Potevamo evitarli, far finta di nulla, diventare l'ennesimo club gastronomico, ma non era nel nostro DNA. E quindi tutti questi temi li dobbiamo affrontare e qualche volta facciamo fatica, qualche volta zoppichiamo, ci affidiamo sempre più a esperienze esterne all'associazione che cercano di aiutarci. Cioè il nostro modello di agricoltura è fondato su tante piante, tante razze animali, tanti prodotti diversi, perché prima di tutto questo serve per una migliore gestione dell'ambiente, per una gestione sistemica dove è più facile. Io ho pochi animali, uso anche i loro letami per concimare i miei campi, faccio le rotazioni in campo e quindi coltivo diverse varietà, rispetto alla stagionalità e quindi anche durante l'anno diverse piante. Al risultato finale ho una migliore qualità di agricoltura, un paesaggio anche più bello, perché un paesaggio di policoltura è più bello che un paesaggio di monocultura. Fosse anche la vite, se è in monocultura totale non è più bello come paesaggio, e naturalmente produco una varietà di prodotti che permettono costringono a una dieta più varia, e una dieta più varia da che mondo al mondo è più salutare ed è anche più ricca, più affascinante, più interessante. La gran parte delle ricette che fanno la storia della gastronomia italiana sono dovute al fatto che ci alimentavamo con un numero maggiore di piante seguendo la stagionalità, e quindi ovviamente bisognava adeguarsi e si producevano più ricette anche in una situazione di maggiore povertà in realtà delle persone. Quindi la multifunzionalità è un valore assolutamente positivo, partendo dal fatto che il centrale deve essere sempre la produzione del cibo, però poi ci può integrare tutte queste altre attività di produzione energetica, di trasformazione, attività educative, ricettive turistiche, di ristorazione, integrano il reddito, permettono a un agricoltore oggi di stare all'onore del mondo, di vivere da lavoratore di qualità nell'epoca in cui viviamo, non da ultima ruota del carro come è sempre stato nella storia. L'economia sta in piedi, ne guadagna anche la comunità locale. Quindi accorciare le filiere significa mercati contadini, ma significa anche che magari il supermercato inizia ad approvvigionarsi a livello locale. Emblematico è il caso delle arance in Sicilia, che per andare in certi supermercati devono andare al polo logistico di quei supermercati che sta in continente, magari sta a Milano, quindi vanno da Catania da Lentini vanno a Milano, e da Milano poi vanno a Catania al supermercato, no? Lo dico perché l'abbiamo visto con alcuni nostri soci che le loro arance se le sono trovate al supermercato di Catania, intanto erano passate da Milano. Questo è ridicolo. Il nostro sogno ovviamente è un'agricoltura a zero input chimici. Chiaramente dobbiamo mediare nel mondo in cui ci troviamo tra un'agricoltura che usa ancora molta chimica e un'agricoltura che deve arrivare a zero. Quindi diciamo che bisogna fare un percorso di riduzione fino a una situazione ideale in cui l'agricoltura possa rinunciare alla chimica o possa ricorrere in particolare ai fitofarmaci o ai pesticidi solo quando ciò diventa strettamente necessario, quindi con un elemento di impatto sull'ambiente e sulla salute che riusciamo a ridurre al minimo, cioè come dire, piuttosto che perdere dei raccolti e portare gravi danni, però facciamo degli interventi mirati, limitatissimi e dichiarati, no? Nell'ambito anche di una trasparenza tra produttore e consumatore, che oggi l'alimentazione sia la principale responsabile di malattie nel mondo occidentale, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Attenzione, non è che l'alimentazione fa ammalare perché c'è la chimica.
l'alimentazione fa malare per come è fatta nel suo complesso, perché mangiamo troppa carne, perché mangiamo troppo, perché abbiamo diete squilibrate, non più complete, perché abbiamo abolito tutta una serie di prodotti, perché non rispettiamo più le stagioni, perché mangiamo cibi troppo elaborati, con troppo sale, troppi conservanti. Se un'agricoltura di qualità, di minore impatto sull'ambiente, e quindi anche minore input di usi di chimica, di maggiore multifunzionalità anche per il sistema ambientale, quindi ad esempio un'agricoltura che mi fa anche gestione e tutela del territorio e mi riduce il rischio idrogeologico per esempio, alla fine mi produce prodotti che magari costano qualche centesimo in più, comunque io con quel centesimo in più sto finanziando un sistema che mi fa ritornare in salute, in qualità della mia vita e minori costi sociali futuri. Quindi in realtà comunque ci guadagni. Il nostro slogan buono, pulito e giusto vuol dire che prima di tutto il prodotto deve essere buono, se no è fisiologico che non ci piace e non può funzionare. Deve essere pulito, quindi ci sta la biodiversità, ci sta il biologico, ci sta la policoltura, cioè ci sta tutto un insieme di elementi e non solo il biologico, e poi ci deve essere giusto, cioè ci va il rispetto per chi produce ma anche il giusto prezzo per chi consuma. Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare nessuno.